Ciao a tutti ragazzi, sono Lori Bart. Dopo tante richieste vediamo come si fa a invertire i freni Shimano Deore idraulici. Per fare questa operazione occorre una semplice chiave da 8 se stiamo attenti, perché dobbiamo cercare di fare il lavoro senza far uscire l'olio. Vediamo come. Questo è il freno in questione, quindi noi dobbiamo portare questo tubo qui dall'altra parte. Per fare questa operazione dobbiamo togliere il cappuccio, così. Poi andiamo ad allentare con la chiave da 8 il suo dado, così. E lo sfiliamo. Ora c'è il passaggio più difficile, dobbiamo cercare di togliere il tubo senza far uscire l'olio. Come si fa? Proviamo prima di tutto a tirare il cavo così piano piano. Ecco, questo ad esempio è venuto e come vedete non perde olio perché rimane in pressione all'interno. Adesso lo riappoggiamo un attimo qua e facciamo la stessa manovra nell'altro freno. Quindi togliamo il tappo, svitiamo di nuovo la vite . Ecco qua, poi proviamo a tirare piano piano il cavo muovendolo in questa maniera. Ecco, anche questo è uscito senza perdere olio. Ora giriamo i cavi, invertiamo in questa maniera, così. Cerchiamo di innestarlo un po' manualmente e poi avvitiamo. Come vedete un po' di olio esce, ma non vi preoccupate perché ne abbiamo a quantità a sufficienza per avere l'impianto frenante perfetto. Andiamo a pulire un po' con lo straccio l'olio e ritorniamo a serrare la vite, così. Ok, ora rimettiamo il suo cappuccio e voilà. Il freno, come potete vedere, non ha perso nulla e abbiamo invertito i freni come la moto, quindi praticamente il destro è diventato l'anteriore. Ora continuiamo con il freno dietro, infiliamo prima così, cerchiamo di spingerlo un po', poi avvitiamo di nuovo la sua vite, poi fissiamo con la chiave da 8. Con uno straccio andiamo a asciugare se c'è qualche goccia di olio e voilà, mettiamo il tappo suo, ecco fatto. E anche questo ha la sua corsa come l'anteriore, senza spurgo e senza necessità di cambiare le ogive. In questo caso il cavo davanti è di lunghezza giusta, non va a interferire magari da qualche parte, quindi la lunghezza, anche se abbiamo fatto l'inversione, è lungo giusto, se no dobbiamo tagliare il tubo per accorciarlo. Però per accorciarlo dobbiamo avere questo Giva originale della Shimano, questo qui, insieme al suo kit di montaggio, che magari in un altro tutorial vi farò vedere come funziona. Quindi siamo riusciti a invertire i freni Shimano Deore senza la necessità di fare spurghi. È stato un lavoro molto semplice, l'importante, come vi ripeto, è cercare di non far uscire l'olio dall'impianto frenante, perché altrimenti bisogna rifare lo spurgo, come io ad esempio, perché vengo dalla moto e quindi ho la necessità di avere il freno invertito per trovarmi meglio nelle condizioni tecniche di guida. Quindi la maggior parte delle bici in commercio monta questo tipo di freno e senza rivolgersi dal proprio meccanico possiamo farlo da soli senza spendere una lira e avere il risultato desiderato. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando mettete un mi piace, scrivete nei commenti se avete qualche dubbio per questo tipo di modifica. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Finalmente mi è arrivata la mia bici, la 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 la. Ve la faccio vedere da qui dal buco, ve la faccio vedere così dentro il cartone com'è.
Finalmente, oh che bello, che bello. Come essere un bambino di 3 anni che compra il gioco nel negozio di giocattoli. E apriti. Che bella, che bella. Adesso da così non si vede molto. Giallo fluo, B ammortizzata e la GT e Verb. Yes!